Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele ed oggi vi parlo da una postazione diversa dal solito in quanto mi trovo a lavoro e questo è un video un po' diverso dal solito. Nel mio precedente video, quello riguardante il Black Friday e un suo possibile rinvio, almeno richiesto da alcune associazioni ufficialmente per favorire la concorrenza, in tanti mi avete chiesto di approfondire la questione negozi fisici e store online, quindi eccomi qui. Ora capisco che si tratti di un argomento molto delicato che troppo spesso viene trattato con troppa superficialità, vittimismo, sensi di colpa, un po' di falsità e chi più ne ha più ne metta. Ma dato che è un argomento che riguarda un po' tutti noi, chi più, chi meno, io nello specifico lavoro praticamente da dopo la scuola, una volta che mi sono diplomato non ho proseguito gli studi, non mi sono laureato e quindi ora sapete una cosa in più di me, ma ho deciso subito di lavorare. Infatti lavoro da circa 12 anni in questo negozio di riparazioni elettroniche, quindi a stretto contatto con la clientela, e da 4-5 anni lavoro anche online sul web con regolare partita IVA, pagando tasse e tutto il resto, portandovi recensioni di tanti nuovi prodotti tecnologici, proponendovi ogni giorno offerte su Telegram e su tutti i miei social, quindi penso di potervi parlare con un minimo di cognizione di causa. Il tema principale su cui verte questo video non è certamente il mio lavoro, ma la domanda: gli store online stanno ammazzando i negozi fisici oppure no? La risposta più ovvia e scontata potrebbe essere, anzi sicuramente sarebbe sì. Però penso che, come in ogni settore, in ogni ambito, sia importantissimo contestualizzare al meglio quel che sta succedendo. E per farlo, ragazzi, vi chiedo di salire insieme a me sulla macchina del tempo per tornare indietro di circa 20 anni, quando io ero poco più di un bambino, attorno ai 10 anni, ora ne ho quasi 31 in caso ve lo steste chiedendo, e in quel periodo, più o meno inizi anni 2000, ci fu un boom dei centri commerciali, delle catene di elettronica, bricolage e tutto il resto. Spuntavano letteralmente come funghi, quasi uno al mese. Una grande novità questi grandi negozi in cui poter acquistare di tutto a prezzi molto convenienti senza doversi spostare di negozietto in negozietto, tutto a distanza di uno scaffale. Una grande rivoluzione per quel tempo che portò alla chiusura, anzi sarebbe meglio dire alla morte, di decine di o forse centinaia di migliaia di piccole attività lavorative. Insomma, i classici negozietti sotto casa. Ma perché l'acquirente decise di spostarsi in massa dal piccolo negozietto al centro commerciale? Semplicissimo, nel centro commerciale l'acquirente trovava praticamente di tutto. Una vastità di prodotti purtroppo non proponibile dal piccolo negozietto, e li trovava a prezzi molto più bassi rispetto al piccolo negozio. Perché questo? Perché un centro commerciale o una qualsiasi catena di elettronica o qualsiasi altro settore può proporre prezzi molto bassi in quanto lavora con stock, con quantitativi di prodotti molto elevati. Ora, sicuramente tanti di voi che state guardando questo video siete un po' più giovani di me e quindi non avete vissuto quel periodo, ma voi credete che qualcuno cercò di fare qualcosa durante quegli anni per evitare tutto questo? La risposta la conoscete benissimo. E arriviamo ad oggi, dopo circa 20 anni, anno più, anno meno, la storia, come sempre, si ripete. Perché secondo voi oggi l'acquirente decide di abbandonare le grandi catene commerciali in favore dell'acquisto online? Semplice, per lo stesso motivo per cui l'acquirente decise di abbandonare il piccolo negozietto più di 20 anni fa. Acquistare online oggi è, nel 99% dei casi, sì, è una percentuale sparata un po' a caso, ma credetemi, non ci vado poi così lontano, è comunque molto più conveniente rispetto che acquistare da un negozio fisico. Quindi il primo fattore che porta a questo grande cambiamento è puramente economico. L'acquirente tenderà sempre a comprare dove potrà risparmiare. Acquistare online inoltre è molto più comodo, basta tirare fuori il nostro smartphone, un paio di tap sul display e abbiamo già acquistato tutto quel che ci serve. Sul web troviamo una vastità praticamente infinita di prodotti da poter acquistare, una quantità irraggiungibile da qualsiasi negozio fisico, qualsiasi sia la sua grandezza, dimensione. E tutto questo senza muovere un passo da casa nostra, dal lavoro o comunque dal luogo in cui ci troviamo, una grande comodità. E se a tutto questo aggiungiamo che ad oggi ci sono servizi che permettono di effettuare dei resi anche dopo varie settimane dall'acquisto senza litigare con il commesso di turno, e spedizioni sempre più veloci
che oggi permettono di ricevere il prodotto acquistato a casa in 24 ore o addirittura meno se si abita nei pressi di un magazzino. Beh, se mettiamo insieme tutto questo capiamo facilmente perché l'acquirente si sta spostando sempre più velocemente all'acquisto online. Voi pensate sia un caso che la maggior parte delle iniziative che propongono ritardi o comunque paletti all'acquisto online dal web provengano quasi sempre, vi basta una semplice ricerca su Google per capirlo, da parte di associazioni o dalle dirigenze dei centri commerciali e delle varie catene? Beh, secondo me no. Ora però guardiamo anche l'altro lato della medaglia e per questo prendiamo come esempio Amazon ma anche eBay, due degli store, dei negozi online più diffusi qui in Italia e non solo, ma noi siamo in Italia quindi parliamo per noi. Se da una parte è vero che questi siti, store, negozi online, chiamateli come volete, provocano un fisiologico calo di vendite nei negozi fisici, è anche vero che dall'altro lato della medaglia offrono a qualsiasi negozio, piccolo o grande, una grande quantità di strumenti a loro favore. Si tratta a tutti gli effetti di enormi vetrine che permettono a qualsiasi negozio di mettere in mostra quel che vendono, garantendogli una visibilità e indirettamente anche una pubblicità che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere. Certo, questo non è ovviamente gratis, ma avviene in cambio di alcune commissioni verso lo store in questione. Ma ovviamente non è tutto qui. Questi grandi store online, che possono essere Amazon, eBay, Zalando o andando oltre il confine, AliExpress, Banggood e chi più ne ha più ne metta, offrono anche decine di migliaia di posti di lavoro a tantissima gente, non solo nei loro uffici o magazzini, ma anche indirettamente nella logistica che può essere propria come Amazon o indiretta come Poste Italiane che lavora tantissimo con Amazon e altri store, oppure ancora con le affiliazioni, con le vetrine dei negozi online e così via. Alla fine ragazzi vi basta fare una semplice ricerca tra i migliori venditori di Amazon e eBay ad esempio per rendervi conto che si tratta di semplici, comunissimi negozietti che sono riusciti a cogliere la palla al balzo per sfruttare le potenzialità offerte da questi store online a proprio favore, garantendosi quindi non solo la sopravvivenza ma anche dei profitti considerevoli. E a mio parere questa è l'evoluzione naturale delle cose, come nel corso dei secoli ci sono stati lavori che si sono estinti, lavori che si sono rinnovati ed evoluti, ci sono anche lavori che sono nati così dal nulla. E credetemi sarà sempre così anche nei prossimi secoli. Ora forse sarò un po' troppo diretto ragazzi, ma io penso che per arrivare a lavorare con profitto l'importante non sia piangersi addosso o puntare il dito verso quella persona, quel negozio, quel sito online che lavora meglio di noi, ma bensì adeguarsi, rinnovarsi ed evolversi insieme al mondo del lavoro e cercare di sfruttare a proprio favore, come vi ho già spiegato, tutte le potenzialità, tutti gli strumenti messi a disposizione da questi enormi siti, da questi enormi store online. Fossilizzarsi sul passato, beh, è controproducente e non porta a nessun risultato. Ma per spiegarvi che il problema principale non sono gli store online, ci sarebbe ancora tanto di cui parlare, ragazzi. Vi faccio l'esempio degli affitti a cui vengono proposti i locali alle attività commerciali. Molto spesso le cifre sono fuori dal mondo. Qui a Bari, io faccio l'esempio della mia città, ovviamente ci sono dei semplici bilocali che vengono affittati ad oltre 10.000 euro ai negozi. Voi capite bene che sono cifre assurde, spesso io non capisco il motivo, magari se c'è qualcuno di voi che affitta queste cifre nei commenti me lo dica, non capisco perché si preferisca affittare a queste cifre assurde e magari lasciare il negozio vuoto perché è fallito per mesi o addirittura anni o decine di anni, piuttosto che abbassare i prezzi degli affitti. O ancora il sempreverde problema delle tasse qui in Italia, che preferiscono prendere tanto da pochi invece che poco da tanti, come dovrebbe essere normalmente. Ma io ci provo a dirlo, magari qualcuno mi ascolta, ma oramai ho perso tutte le speranze. Chi lavora in un negozio fisico sa bene di cosa sto parlando. Spesso per riuscire a tirare avanti, a campare, bisogna pagare delle tasse che sono quasi identiche, o forse superiori in alcuni casi, alle entrate economiche della nostra attività. In conclusione ragazzi, gli store online stanno ammazzando i negozi fisici? Beh, la risposta è sì, ma solo se non sei in grado di evolverti e sfruttarli a tuo favore. Detto questo, comunque
comunque io auguro buon lavoro a tutti, a chi sta iniziando, a chi ha già iniziato, a chi è in difficoltà a causa del periodo e anche a chi comunque riesce a lavorare bene nonostante tutto. Siate sempre positivi, impegnatevi, evolvetevi insieme al mondo del lavoro e vedrete che arriveranno anche i risultati e i profitti. Bene ragazzi, e questa è la mia opinione, che può essere condivisibile o meno. Ora però voglio sapere la vostra, cosa ne pensate? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto e se avete un qualsiasi dubbio o domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un po' vi è piaciuto, beh, potete supportandomi lasciandomi un semplice like, un commento, condividendolo ai vostri amici, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!